Immaginate una città perfetta, strade perfettamente allineate, piazze armoniose, palazzi costruiti secondo proporzioni matematiche, una città dove ogni edificio sembra dialogare con gli altri e dove l'ordine urbano riflette un'idea più grande, l'idea di una società perfetta. Questa città esiste davvero? In realtà per secoli è stata soprattutto un sogno dipinto, un sogno che attraversa la storia dell'arte e dell'urbanistica, quello della città ideale. La città ideale è un concetto utopico, si tratta di un insediamento urbano progettato secondo criteri di razionalità, armonia e scientificità. Una città dove tutto è pensato, la disposizione delle strade, l'organizzazione degli spazi, la proporzione degli edifici. In altre parole, non una città cresciuta nel tempo in modo spontaneo, ma una città progettata secondo un'idea. Questo sogno accompagna l'umanità fin dall'antichità, ma è durante il Rinascimento che diventa un vero e proprio progetto culturale. Nel Medioevo molte città europee erano cresciute in modo disordinato, spesso attorno a castelli o mura difensive. Con il Rinascimento cambia tutto. Gli umanisti riscoprono il mondo classico e tornano a guardare all'antica Roma come modello di civiltà e organizzazione urbana. La città torna ad essere il centro della vita dell'uomo. Architetti, filosofi e artisti iniziano a immaginare città costruite secondo proporzioni matematiche, geometrie perfette e principi razionali. Ma c'è un dettaglio interessante. Chi riesce davvero a realizzare queste città ideali, almeno all'inizio, non sono gli architetti, ma i pittori. Nel 400 alcuni artisti iniziano a dipingere città che sembrano perfette. Tra i più famosi esempi troviamo le celebri tavole della città ideale, spesso attribuite a Piero della Francesca, Luciano Laurana o alla loro cerchia. Anche Raffaello inserisce nei suoi dipinti architetture perfettamente armoniche. Queste città dipinte hanno caratteristiche precise, piazze centrali simmetriche, edifici classici, prospettive geometriche rigorose, assenza quasi totale di persone. Sono città silenziose, quasi sospese nel tempo. Ma soprattutto sono laboratori visivi. La pittura diventa uno spazio dove sperimentare nuove soluzioni urbanistiche, molto prima che queste possano essere costruite nella realtà. Pensiamo ad esempio a una scena come San Bernardino risana una fanciulla, conservata alla Galleria Nazionale dell'Umbria. L'attribuzione è incerta, alcuni studiosi pensano al Pinturicchio, altri al Perugino o alla sua bottega, ma in fondo l'autore conta relativamente. Quello che conta davvero sono i dettagli architettonici, le finestre, le porte, le proporzioni degli edifici. Osservando questi dipinti possiamo capire come si immaginava di costruire una città nel 400. Sono veri e propri progetti urbanistici, travestiti da pittura. E a un certo punto questi sogni iniziano davvero a diventare realtà. Le idee sperimentate nei dipinti trovano una traduzione concreta nell'architettura rinascimentale. Architetti come Bramante, Baldassarre Peruzzi, Antonio da Sangallo iniziano a progettare edifici e spazi urbani ispirati proprio a questi principi. Nascono così alcune delle più affascinanti esperienze urbanistiche della storia italiana. Un esempio straordinario è Pienza. Papa Pio II decide di trasformare il piccolo borgo di Corsignano in una città rinascimentale perfettamente progettata. Poi c'è Urbino, dove il Palazzo Ducale rappresenta qualcosa di più di una residenza. Come scrive Baldassarre Castiglione, è una vera città in forma di palazzo. A Ferrara troviamo la famosa addizione Erculea, uno dei primi grandi progetti di espansione urbanistica pianificata. E poi ancora Sabbioneta, città costruita secondo principi umanistici. Palmanova, la spettacolare città fortezza veneziana a forma di stella. Terra del Sole, fondata da Cosimo I de' Medici come città fortificata ideale. Qui il sogno della città perfetta non è più solo pittura, è diventato urbanistica reale. Se vi capita di visitare una di queste città, fermatevi un momento ad osservare. Guardate le piazze, le proporzioni degli edifici, la relazione tra spazio urbano e architettura. Scoprirete che nel passato è stato possibile coniugare funzionalità e sensibilità estetica, una cosa che forse quando guardiamo molta architettura contemporanea non sempre possiamo dire. Forse proprio per questo il sogno della città ideale continua ancora oggi ad affascinarci, perché non parla solo di urbanistica, parla di come immaginiamo la società in cui vorremmo vivere.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!